Questa frase mi è sempre rimasta impressa e non ha mai smesso di scuotermi dentro. Quando la lessi per la prima volta fu come una valanga, uno tsunami, un terremoto a stravolgere la mia intera esistenza, che fino a quel momento sembrava essere stata occultata dalla mia stessa mente, distratta e offuscata dai miei stessi pensieri. Avevo avuto accesso ad un nuovo concetto di vita e fu come un'illuminazione sul mio modo di esistere. Io non ero i miei pensieri e potevo distaccarmene e guardarli dall'esterno per valutare le cose senza essere troppo coinvolto. Spesso ci identifichiamo così tanto nei nostri pensieri che viviamo aggrappati alle nostre convinzioni per tutta la vita. Ma noi non siamo i nostri pensieri e non dobbiamo permettere che questi delimitino una linea di ciò che è giusto o sbagliato o di cosa possiamo o non possiamo fare. Senza saperlo, dentro di me era nascosta la facoltà di poter scegliere liberamente come gestire i miei pensieri. Ma perché prima da allora non avevo avuto l'intuizione di comprendere questo aspetto? Quello che era mancato fino a quel momento era la consapevolezza, che arriva un giorno come un fulmine a ciel sereno a risvegliare la mia coscienza. La verità è che viviamo di meccanismi automatici e per gran parte della nostra vita ci trasciniamo ogni giorno automaticamente, senza essere davvero presenti. Tutto ci succede passivamente, senza esserne pienamente al corrente. E per questo motivo bisogna imparare a riconoscere i meccanismi automatici nel momento in cui si presentano, per poter scegliere come agire. Convinzioni, atteggiamenti, pensieri ed emozioni possono nuocere o guarire. Infatti l'atteggiamento con il quale ci poniamo nei confronti della vita influenza la percezione che abbiamo del mondo e per questo motivo dobbiamo scegliere la positività e la gentilezza. Io credo che arriva per tutti nella vita quel momento di risveglio. È come uscire dalla nebbia seguendo una luce che illumina un nuovo sentiero che conduce verso un cambiamento profondo. E questo enorme cambiamento parte dalla nostra stessa mente che influenza il nostro modo di percepire la realtà creandone una propria versione. Passiamo gran parte della nostra esistenza nella nostra testa perché abbiamo abituato la nostra mente ad essere continuamente distratta e questo ci allontana dal presente. Bisogna quindi allenarla a vivere nel qui ed ora, proprio come facevamo da bambini. Dovremmo liberarci dei problemi creati dalla mente a causa delle paure, insicurezze e distrazioni, per rivolgerci con gentilezza. Essere a conoscenza di ciò che ci succede significa essere consapevoli e davvero partecipi. Quindi portare la consapevolezza nella propria vita la cambierà radicalmente. La consapevolezza porta con sé una grande responsabilità, perché se coltivata è uno strumento di assoluta verità per vivere autenticamente la vita secondo la propria essenza di essere umano. Questa ricerca di se stessi conduce al cambiamento, che è parte integrante del ciclo della vita, verso una comprensione più ampia e profonda dell'esistere. Rompere lo schema di credenze con il quale siamo stati cresciuti e abbandonare quelle che credevamo fossero certezze è l'inizio di un nuovo cammino. È come frantumare l'immagine che abbiamo costruito di noi stessi per mettersi in discussione. Indagare più profondamente ed interrogarsi significa iniziare a conoscersi per davvero. Non è semplice, ma bisogna accettare ogni nostro processo senza giudicarlo e accettare tutte le cose che la vita ci mette davanti per come si presentano. La chiave è ascoltarsi sempre. Amati, rispettati e ringraziati, perché tu sei la persona con la quale dovrai confrontarti per tutta la tua esistenza. Quella con te stesso è la relazione più importante, quella più longeva, dalla quale non puoi fuggire. Coltivala giorno per giorno e ricorda che tu sei perfetto così come sei. Riconosci il tuo potenziale e lotta per proteggerlo, perché se tu sei il primo a darti valore, lo faranno anche gli altri. Diventa il tuo miglior amico e il tuo fan numero 1. Accetta ogni parte di te
e non tradirti per assecondare gli altri. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno se non della tua. Ci saranno momenti nella vita in cui sarai solo e va bene così, perché la solitudine, se affrontata con una certa attitudine, non è una condizione triste dove essere separati dal resto, ma bensì uno spazio intimo per ritagliarsi del tempo. Bisogna imparare a stare bene con se stessi e ci vuole del tempo, ma le relazioni sono altrettanto importanti per crescere. Frequenta persone diverse da te, apparentemente distanti dalla tua visione e ascolta le loro storie, perché ti arricchiranno, ti daranno spunti di riflessione per trovare ispirazione. Questi incontri illumineranno il tuo cammino e ti renderanno una persona migliore. Non dimenticare mai di ringraziare e sii grato per il dono della vita, che è sorprendente. Guardala con stupore e soffermati sui dettagli. Ti accorgerai che non c'è nulla di banale o scontato. Una qualsiasi manifestazione d'amore, un sorriso o un gesto di gentilezza contengono un'enorme, meravigliosa e gratificante portata energetica che potrebbe sorprenderti più di quanto credi. E ricorda che siamo tutti interconnessi nel complesso equilibrio della vita.